12 aprile del 1945. Sopra le acque di Okinawa, l'aria vibra, carica di tensione e del rombo incessante dei motori. A bordo di un bombardiere Mitsubishi G4M, il tenente Saburo Doi sa che il suo è un viaggio senza ritorno. Ma Saburo non è un pilota come gli altri e la sua non è una missione qualunque. Sotto la pancia del suo aereo è agganciato un proiettile da oltre 2000 kg, con piccole ali di legno e una minuscola cabina di pilotaggio. E dentro quella cabina c'è proprio lui. È un'arma creata per un solo, terrificante scopo. Tra pochi minuti, il suo velivolo, la bomba umana chiamata Oka, verrà sganciato. Da quel momento avrà il controllo di un razzo destinato a schiantarsi contro la flotta americana, in un attacco suicida dal quale sa che non tornerà. Questa è la cronaca del suo attacco, l'unica volta in cui l'arma kamikaze più controversa e disperata del Giappone ha colpito mortalmente il suo bersaglio, scrivendo una pagina di fuoco e sacrificio nella storia della Seconda Guerra Mondiale. Come si è arrivati a questo punto? E cosa succederà dopo lo sgancio? Se puoi, indossa le cuffie, mettiti comodo e chiudi gli occhi. Stai per ascoltare un viaggio incredibile, tra verità storiche, misteri irrisolti e l'estrema resistenza dell'animo umano. Cominciamo. Per capire come si è potuti arrivare a una missione del genere, dobbiamo fare un passo indietro, a un momento in cui l'impero del Sol Levante vedeva il sole tramontare sul proprio destino. Siamo tra la fine del 1944 e l'inizio del 1945. La macchina da guerra giapponese, che un tempo sembrava inarrestabile, ora sta perdendo terreno su tutti i fronti. Le battaglie delle Midway, di Guadalcanal e delle Marianne hanno decimato la flotta e soprattutto hanno annientato il cuore della sua aviazione. I piloti esperti, veterani addestrati per anni, sono quasi tutti scomparsi nei cieli del Pacifico. Al loro posto ci sono giovani reclute, addestrate in fretta e furia, spesso con poche decine di ore di volo alle spalle. A scontrarsi con loro c'è la schiacciante potenza industriale e militare degli Stati Uniti, una marea inarrestabile di navi, portaerei e aerei, pilotati da uomini ben addestrati e supportati da radar sempre più sofisticati. Ogni giorno che passa, la superiorità alleata diventa più evidente. Le fabbriche giapponesi, martellate dai bombardamenti dei B-29, faticano a produrre aerei e navi, e quelli che escono dalle catene di montaggio sono spesso tecnologicamente inferiori. È in questo clima di pura disperazione che gli alti comandi giapponesi iniziano a considerare opzioni fino a poco prima impensabili. L'idea di arrendersi è un disonore inaccettabile, un concetto contrario al codice del Bushido, la via del guerriero. Morire con onore in battaglia è considerato infinitamente preferibile alla cattura. È proprio qui, in questo incrocio tra necessità militare e imperativo culturale, che nasce la tattica più estrema della guerra, gli attacchi suicidi delle unità di attacco speciale, o Tokkotai. Il mondo, però, li conoscerà con un nome evocativo e terribile, kamikaze. Il termine kamikaze, che significa vento divino, si rifà a un leggendario tifone che nel XIII secolo salvò il Giappone dall'invasione mongola. Ora, nel XX secolo, il Giappone non spera più in un miracolo della natura, ma nel sacrificio dei suoi figli per generare un nuovo vento divino. I primi attacchi kamikaze, nell'ottobre del 1944, usano aerei convenzionali come i caccia zero caricati di bombe. Quando uno di questi si schianta sulla portaerei USS St. Louis e la affonda, dimostra la potenziale, terrificante efficacia di questa tattica. Ma c'è un problema. Usare aerei da caccia, per quanto obsoleti, è uno spreco di risorse preziose. Sono macchine complesse e non sono progettate per massimizzare il danno all'impatto. Serve qualcosa di diverso, qualcosa di più economico, più semplice e soprattutto più letale. Un'arma concepita fin dall'inizio, non per combattere, ma per diventare parte dell'esplosione. È qui che nasce l'idea della Yokosuka MXP-7, la bomba volante guidata da un uomo, a cui verrà dato un nome tanto poetico quanto funesto, Oka, fiore di ciliegio.
un simbolo della bellezza effimera della vita, destinata a cadere nel suo massimo splendore, proprio come i giovani piloti che la guideranno. L'Oka non era un aereo, era, nella sua essenza più brutale, un missile da crociera con un sistema di guida umano. Il progetto rispondeva a 3 requisiti. Doveva essere economico, devastante e quasi impossibile da intercettare. Il risultato è una macchina ridotta all'osso, quasi rudimentale. Lunga poco più di 6 metri e con un'apertura alare di appena 5, era costruita in legno e metalli non strategici per risparmiare alluminio. Non aveva carrello, perché non doveva atterrare. Non aveva mitragliatrici, perché il suo unico scopo era l'attacco finale. La parte anteriore era quasi interamente occupata da una potentissima testata esplosiva da 1200 kg, riempita con un esplosivo molto più potente del comune TNT. Dietro la bomba c'era una cabina di pilotaggio angusta e spartana. In coda, 3 motori a razzo a combustibile solido. Il suo funzionamento era semplice e letale. L'Oka aveva un'autonomia molto limitata, circa 37 km, quindi non poteva decollare da solo. Veniva agganciato sotto un bombardiere Mitsubishi G4M, che gli alleati avevano soprannominato Betty. Questo aereo madre doveva trasportare l'Oka il più vicino possibile alla flotta nemica, un compito estremamente pericoloso. Il Betty, appesantito dal suo carico, era lento, goffo e una preda facile per i caccia americani. Gli aviatori alleati, con un umorismo nero, lo avevano soprannominato il sigaro volante per la sua tendenza a incendiarsi appena colpito. Una volta a portata, il pilota dell'Oka veniva sigillato dentro. Dopo lo sgancio iniziava una planata silenziosa, durante la quale il pilota doveva puntare la nave nemica. Quando era abbastanza vicino, accendeva i razzi. Poteva attivarli uno alla volta per correggere la rotta, o tutti e 3 insieme per la spinta finale. Con tutti i motori accesi, l'Oka diventava una cometa di fuoco, accelerando a velocità pazzesche. Impicchiata, poteva superare i 900 km/h, sfiorando i 1000. A quella velocità era un bersaglio quasi impossibile per le contraeree delle navi. I cannonieri avevano solo una manciata di secondi per reagire. Per i marinai americani, la vista di un Oka era un incubo. Non era un aereo che potevi sperare di danneggiare o costringere alla ritirata. Era una bomba intelligente che ti dava la caccia. Questo terrore psicologico portò gli americani a coniare un soprannome dispregiativo, Baka Bomb. Baka in giapponese significa stupido. Era il loro modo per esorcizzare la paura di un'arma che sfidava ogni logica occidentale, un'arma che incarnava il sacrificio totale. Ma chi erano gli uomini che si offrivano volontari per pilotare queste bombe? Erano giovani, spesso studenti universitari, poeti e artisti, le cui vite erano state stravolte dalla guerra. Erano i membri del Jinrai Butai, il corpo degli dei del tuono. Tra di loro c'era il tenente Saburo Doi. Di Saburo Doi, come per molti suoi commilitoni, sappiamo poco. La storia li ha ricordati per il loro atto finale, non per chi erano. Sappiamo però che, come gli altri, era un giovane che aveva assorbito un profondo senso del dovere. In una cultura dove l'imperatore era una divinità e la nazione una famiglia, il sacrificio per la patria non era visto come disperazione, ma come il compimento più alto della propria esistenza. Per la salvezza dell'imperatore non morirò in pace nella mia casa, recitava un famoso canto di guerra. L'addestramento per questi piloti era tanto breve quanto brutale. Data la scarsità di carburante, l'addestramento a motore era ridotto al minimo. Molte prove si facevano su alianti modificati per abituare i piloti alla planata dell'Oka. Imparavano a manovrare un velivolo instabile, pesante e progettato per volare una sola volta. L'atterraggio era la parte più difficile, con incidenti frequentissimi. Ma la preparazione più importante non era quella tecnica, era quella psicologica e spirituale. I piloti vivevano insieme, scrivevano poesie e lettere di addio alle famiglie. Venivano preparati a vedere la morte non come una fine, ma come una trasformazione. Le loro ultime ore erano scandite da rituali, indossavano la fascia bianca Hachimaki, condividevano un ultimo brindisi di sakè
e poi, con una serenità che sbalordiva, salivano a bordo. È facile liquidarli come fanatici, ma la realtà è più complessa. Non erano automi senza cervello, ma uomini che avevano fatto una scelta forgiata dalla propaganda, dalla pressione sociale e da un profondo senso di lealtà. Saburo Doki era uno di loro. Il 12 aprile 1945 è un giorno di caos al largo di Okinawa. L'invasione americana è in pieno svolgimento. La flotta USA forma un anello d'acciaio attorno all'isola, ma è sotto attacco costante. In questo giorno, 8 bombardieri Betty decollano dal Giappone, ciascuno con il suo Oka. Uno di questi porta il velivolo che sarà pilotato dal tenente Saburo Doi. La loro missione è colpire le navi picchetto radar, posizionate in avanscoperta per dare l'allarme. Sono navi vitali per la difesa, ma anche le più esposte. Tra di esse c'è il cacciatorpediniere USS Mannert L. Abele. Ma arrivare su Okinawa è un calvario. I lenti Betty sono prede facili e molti vengono abbattuti prima ancora di poter lanciare. L'aereo di Doi, però, riesce a passare. Intorno alle 14:45 l'equipaggio avvista il bersaglio. Sotto di loro il Mannert El Abele sta già combattendo. Poco prima un kamikaze zero si è schiantato sulla nave, causando danni ma senza affondarla. L'equipaggio è in allerta massima. A bordo del Betty iniziano le procedure di lancio. Saburo Doi è nella sua stretta cabina. Ma qualcosa va storto. Il meccanismo di sgancio è bloccato. Per minuti che sembrano un'eternità, l'equipaggio lotta per liberare l'Oka, mentre il bombardiere è un bersaglio lento e grosso nel cielo. Finalmente il meccanismo si sblocca, si stacca dal suo aereo madre a quasi 6.000 metri di quota. Per i marinai, all'inizio è solo un puntino che si stacca dal bombardiere e inizia a planare in silenzio verso di loro. I cannoni aprono un fuoco furioso, ma Doi è abile. Manovra per evitare i colpi, mantenendo la rotta. Poi, quando è abbastanza vicino, accende i razzi. La scena cambia di colpo. Il puntino silenzioso si trasforma in una meteora ruggente. Una scia di fumo denso ne segna la traiettoria, mentre l'Oka accelera a una velocità terrificante. Per i cannonieri è come cercare di colpire un proiettile con un altro proiettile. L'Oka si avventa sulla nave a quasi 1.000 km all'ora. Alle 14:46 l'impatto. L'Oka di Doi colpisce il Mannert El Abele sul lato di dritta, all'altezza della linea di galleggiamento, proprio nella sala macchine. L'esplosione è inaudita. Testimoni descrivono un lampo accecante e una colonna di fumo e acqua alta centinaia di metri. L'esplosione non si limita a bucare lo scafo, spezza letteralmente la nave in due. Il cacciatorpediniere si piega su se stesso come un giocattolo, prima di spezzarsi. Per l'equipaggio è l'inferno. In meno di 3 minuti, l'USS Mannert El Abele scompare sotto le onde. Saburo Doi ha compiuto la sua missione e nel farlo ha portato con sé 84 marinai americani. L'affondamento del cacciatorpediniere fu un successo tattico sconvolgente. Dimostrò che, nelle condizioni giuste, l'Oka era un'arma terrificante, quasi invulnerabile nella fase finale e capace di distruggere un cacciatorpediniere con un colpo solo. La notizia diffuse il terrore nella flotta americana. Tuttavia, il successo di Saburo Doi rimase un'eccezione, un lampo isolato in quella che, nel complesso, fu la cronaca di un fallimento. Quello del cacciatorpediniere abbattuto fu l'unico caso confermato di una nave da guerra affondata da un Oka. Altre navi furono danneggiate, ma nessuna subì la stessa sorte. Perché? Il problema era il punto debole dell'intero sistema, la vulnerabilità dell'aereo madre. Gli americani, però, impararono in fretta. Capirono che la chiave non era cercare di abbattere l'Oka una volta lanciato, ma distruggere il lento bombardiere Betty prima che arrivasse a portata. I caccia crearono anelli difensivi sempre più ampi, intercettando le formazioni giapponesi a decine di chilometri di distanza. Si stima che dei circa 74 Oka usati in combattimento, ben 56 furono distrutti insieme ai loro aerei madre, prima ancora di essere sganciati. Per ogni Saburo Doi che riusciva a passare,
C'erano decine di piloti che morivano senza neanche vedere il nemico. Alla fine, il programma Oka fu un disastro strategico. Consumò risorse, aerei e le vite di centinaia di giovani, per un risultato militare quasi nullo. Gli ingegneri giapponesi progettarono versioni successive, con motori a getto o lanciabili da sottomarini, ma era troppo tardi. La guerra finì prima che potessero essere usate. La storia di Saburo Doi e del suo attacco è un concentrato di tutta la complessità e la tragedia della fase finale della guerra del Pacifico. Da una parte, c'è l'atto di un uomo che, spinto da un codice d'onore e da un senso del dovere assoluto, si trasforma in un proiettile vivente. È una storia di coraggio e sacrificio estremo, che non può essere liquidata con semplicità. Dall'altra, c'è la fredda logica della guerra. L'Oka fu un'arma nata dalla debolezza, un vicolo cieco tecnologico e tattico che, nonostante il terrore che ispirava, non ebbe alcun impatto reale sull'esito del conflitto. L'affondamento del Mannert Elle Abele, per quanto drammatico, fu una goccia nell'oceano della potenza navale alleata. L'eredità dell'Oka, quindi, è duplice. È il simbolo del sacrificio finale di piloti come Saburo Doi, ma anche il monumento a un fallimento strategico, un'arma che si rivelò più letale per chi la usava che per il nemico. La vicenda ci costringe a riflettere sulla natura della guerra, su come la disperazione possa portare a soluzioni estreme e sul confine sottile tra eroismo e fanatismo. La bomba umana, fiore di ciliegio, è fiorita una sola volta, in un lampo di fuoco e distruzione, per poi svanire per sempre, lasciando dietro di sé il ricordo di una delle armi più terribili e tragiche mai concepite. Questa era la storia di Saburo Doi e della bomba Oka, una vicenda che solleva domande complesse sul dovere, il sacrificio e la brutalità della guerra. Cosa ne pensate di questa tattica estrema? Credete sia stato un atto di eroismo o una follia nata dalla disperazione? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. La vostra opinione è importante per continuare a esplorare queste pagine complesse della nostra storia. E se vi piacciono i video come questo, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere i prossimi appuntamenti.